Stai cercando filati particolari made in Italy per la prossima stagione autunno-inverno? Allora sei nella video recensione giusta per te. Io sono Silvia e in questo video vado a mostrarti la proposta di Borgo dei Pazzi Firenze per i tuoi progetti all'uncinetto e con i ferri da maglia. Questo video non sarà la solita video recensione filati dove si mostra solamente il prodotto, ma andremo ad approfondire insieme tutte le caratteristiche, le cartelle colore di ciascun filato e vedremo insieme la resa del prodotto creando dei piccoli campioni ad uncinetto. Filati 100% made in Italy, decisamente fuori dal comune, prodotti dal marchio Borgo dei Pazzi Firenze. Un'azienda con un fortissimo legame con il territorio che ha scelto di offrire fibre naturali, rigenerate, ma soprattutto un prodotto di qualità che sta riscuotendo un grandissimo successo anche all'estero. Oltre alla vendita al dettaglio e all'ingrosso, uno dei punti di forza di questo brand è sicuramente l'attenzione per il cliente. Infatti, sul loro sito, che vi lascio scritto sullo schermo, potrete trovare il servizio assistenza WhatsApp, un numero sempre disponibile dove potete chiedere informazioni e trovare risposte a tutti i vostri dubbi e alle vostre domande. Trovate tutti i contatti di Borgo dei Pazzi Firenze scritti sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. E non ci resta che andare a scoprire insieme il nostro primo filato. Super particolare il filato Amore Macramè in formato rocca e in formato matassa, ideale per creare prodotti per la nostra casa sia con la tecnica del macramè sia con l'uncinetto. Si tratta di una fibra riciclata e come composizione per entrambe le versioni abbiamo un 75% cotone e 25% di poliestere. Vediamo le differenze tra i due formati. Il filato in rocca lo trovate sul sito di Borgo dei Pazzi come Amore Macramè 3 mm. La singola rocca pesa 500 grammi e ha una resa di circa 310 metri, mentre la matassa la trovate sempre sul sito di Borgo dei Pazzi come Amore Cotton Macramè. Ha un peso di 250 grammi per una resa di circa 105 metri. Le due tonalità che vi sto mostrando sono molto neutre. Abbiamo questo panna per la matassa, codice colore 61, mentre sulla rocca un bianco opaco molto naturale, codice colore 60. E queste sono due delle tonalità disponibili che potete trovare per questo filato. Ci sono tantissimi colori, quelli più accesi, quelli più neutri, quelli più scuri. Un filato perfetto per i nostri progetti invernali, ma non solo. Per lavorare il formato matassa con l'uncinetto ci vengono consigliate le numerazioni dall'8 al 10. Ho lavorato qualche punto proprio con l'uncinetto numero 8. Il filato è morbidissimo, veramente super piacevole da lavorare. Mentre per lavorare con l'uncinetto il formato su rocca ci vengono consigliate le numerazioni dal 9 al 10. Ho fatto un piccolo esperimento. Ho lavorato il filato con l'uncinetto numero 9. Ma per quella che è la mia mano di lavorazione, il lavoro risultava troppo morbido, volevo un effetto molto più compatto. Ho trovato un buon compromesso lavorando questo filato con un uncinetto numero 7. E il campione che ho ottenuto è super compatto, un filato perfetto per lavorare anche borse all'uncinetto. Sempre come filato in matassa abbiamo Muriccia, dall'aspetto rustico ma vi assicuro veramente super morbido. Come composizione abbiamo un 50% lana e 50% acrilico. Si presta a tantissime lavorazioni, dagli accessori alle borse all'uncinetto. La matassa ha un peso di 200 grammi e una resa di circa 125 metri. Uncinetto e ferri da maglia consigliati dal numero 10 al numero 12. Questo è l'aspetto e lo spessore del singolo filo. Il colore che vi sto mostrando, un marrone super intenso, lo trovate nella tabella colori con il codice numero 5.
Questi sono i colori disponibili. Abbiamo un marrone chiaro, un azzurrino con piccole screziature di marrone, verde, il marrone che abbiamo visto insieme, un rosa molto scuro, rosso, un color terracotta e per finire un viola molto intenso. Con una sola matassa potete tranquillamente ottenere una sciarpa oppure uno scaldacollo. Se invece ad esempio volete realizzare una maglia oppure un maglione taglia 42, sono necessarie almeno 3 matasse. Ho realizzato un piccolo campione con l'uncinetto numero 10. Il filato scorre benissimo sull'uncinetto e non fatevi ingannare dal suo aspetto rustico, è veramente morbidissimo. Una matassa super particolare è quella del filato Bibi. Ha una struttura super particolare perché lungo tutto il filo troviamo queste grosse bottonature colorate che danno sicuramente un tocco super stravagante a questo filato, perfetto per chi cerca qualcosa per creazioni super originali. Come composizione abbiamo un 60% lana, 25% acrilico e 15% cotone. La matassa ha un peso di 200 grammi e una resa di circa 140 metri. Il colore che vi sto mostrando, che trovate nella cartella colori con il codice 25, ha una base verde scuro, ma come potete vedere ci sono sfumature di tantissimi colori. E ci sono tonalità veramente per tutti i gusti: rossi, verdi, azzurri, viola, rosa, rossi, marroni, verdi chiari e scuri e ovviamente i blu. È il filato perfetto per chi vuole vedere crescere velocemente il proprio progetto. Io lo vedo perfetto per sciarpe e scaldacolli, da lavorare anche con punti semplici, ad esempio una maglia rasata con i ferri da maglia e un punto basso con l'uncinetto. Ci tuffiamo in un morbido abbraccio con il filato Luna. Come composizione abbiamo un 50% lana, 40% acrilico e un 10% di alpaca. Il singolo gomitolo pesa 50 grammi e ha una resa di circa 80 metri, lavorabile con uncinetto e ferri da maglia numero 7 oppure numero 8. Luna è uno dei filati più longevi della collezione di Borgo dei Pazzi Firenze. Vi do qualche piccola indicazione. Con 5 gomitoli potete realizzare una sciarpa oppure uno scaldacollo, mentre, ad esempio per una maglia o maglione taglia 42, è consigliato l'acquisto di almeno 9 gomitoli. Questo colore viola lilla molto particolare lo trovate con il codice colore numero 45. Ed è solo una delle 54 tonalità di colore disponibili per questo filato. E ve lo assicuro, è veramente difficile scegliere un colore perché sono uno più bello dell'altro. Grazie alla sua composizione è un filato veramente molto morbido e piacevole da lavorare. Ho eseguito un piccolo campione utilizzando un uncinetto numero 7 come riportato in etichetta. A chi consiglierei questo filato? A chi cerca un filo da lavorare con un uncinetto abbastanza importante che faccia crescere velocemente il lavoro, perfetto per maglie, maglioni, sciarpe, cappellini e scaldacolli. Ultimo della nostra videorecensione, ma ovviamente non per importanza, il maxi gomitolone Astro. Non è la prospettiva che vi inganna, è veramente un maxi gomitolone. Come composizione 50% lana, 40% acrilico e 10% alpaca. Il gomitolo pesa 200 grammi e ha una resa di circa 320 metri, lavorabile con uncinetto e ferri da maglia numero 7 oppure numero 8. Questo misto alpaca è ovviamente morbidissimo e presenta delle sfumature molto delicate. Questa tonalità che trovate nella tabella colori con il codice numero 4 presenta una base blu che va poi a sfumare su un tono più chiaro, quasi un lilla,
e un tono più scuro, un terracotta rosso magenta, ed è solamente una delle 8 tonalità di colore disponibili per questo filato. Ho lavorato un piccolo campione utilizzando un uncinetto numero 7. È un filato che scorre molto bene e ovviamente piacevole da lavorare grazie alla sua composizione, perfetto per punti semplici, ma anche punti complessi. Un solo gomitolo vi basta per ottenere una sciarpa oppure uno scaldacollo. Per realizzare invece, ad esempio, una maglia o un maglione taglia 42, è consigliato l'acquisto di almeno 4 gomitoli. Siamo così giunti al termine di questo nostro viaggio alla scoperta dei filati Borgo dei Pazzi Firenze, perfetti per la prossima stagione autunno-inverno, da lavorare con l'uncinetto oppure con i ferri da maglia, ma non solo, filati perfetti anche per il macramè. Vi ricordo che potete trovare questi filati sul loro sito, che vi lascio scritto sempre qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Vi ricordo inoltre i loro contatti, soprattutto quello dell'assistenza, sempre disponibile per rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Quale filato vi ha incuriosito, vi è piaciuto di più e magari vorreste vederlo all'opera in un prossimo video tutorial? Fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video. E se questa video recensione filati è stata di vostro gradimento, ricordatevi di farmelo sapere con un bel pollice in su e ovviamente con un commento sempre qui sotto il video. E ovviamente, per non perdervi tutte le prossime novità e i video tutorial che andrò a realizzare con i filati Borgo dei Pazzi, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi proprio qui sul mio canale, cliccando sull'apposito pulsante subito sotto il video. Perciò con questi filati meravigliosi vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!